Allora ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati a metà febbraio e continuano i lavori di pulizia e soprattutto di preparazione degli spazi dell'orto. Oggi volevo parlarvi di pacciamatura ed in particolare di come andare a togliere la pacciamatura quando la situazione è come questa, dove praticamente non si riesce a capire più dov'è il telo che ho messo. Questo perché le erbe infestanti nel periodo invernale sono continuate a crescere. Quindi mi raccomando, nella puntata di oggi volevo condividere anche questa fase molto importante di preparazione dell'orto. Quindi mi raccomando, iniziamo subito. Andiamo! Allora, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, in questo canale parliamo di orto e come anticipato nella intro oggi vi faccio vedere un'operazione che sto andando a fare per preparare il mio orto per diciamo la sessione primaverile estiva. Allora, innanzitutto è un po' che non pubblico puntate e di questo mi dispiace tantissimo. È passato circa un mese, non era mai successo da quando avevo aperto il canale che facessi passare diciamo tutto questo tempo tra un video e l'altro. Purtroppo però, così vi rassicuro, non ho smesso a fare puntate, è che in questo mese abbiamo comunque dovuto noi di Romana Humus fare tantissime lavorazioni, preparare, vagliare, insacchettare tutto l'humus che poi arriverà nei garden di tutta Italia. Tra l'altro anche e soprattutto in questo mese stanno arrivando anche tanti ordini per effettuare le varie concimazioni anche a livello professionale. Prima in particolare anche la concimazione dell'ulivo, che se dovete farla e ancora non avete visto la puntata ve la lascio qui in alto. Quindi dopo questa breve ma importante premessa iniziamo subito con il vivo dell'argomento. Parliamo di pacciamatura. Allora, innanzitutto è molto importante, è una pratica sempre più utilizzata in agricoltura per vari motivi. Uno in particolare ci permette di garantire la corretta umidità alle nostre piante e di andare anche a risparmiare soprattutto nei periodi estivi con le irrigazioni, proprio perché diciamo ci consente di mantenere l'umidità migliore per le nostre piante. Due, ci permette soprattutto di evitare le infestanti che andrebbero ad agire da antagoniste con le nostre culture. Ultimo, ma non di importanza, anzi forse il più importante, è che al di sotto del telo della pacciamatura riusciamo a migliorare l'attività dei batteri che magari nei periodi estivi potrebbero essere colpiti dalle alte temperature e dai raggi solari in maniera diretta e potrebbero essere compromessi. Quindi io tra i vantaggi della pacciamatura ci metto anche questo aspetto di andare a preservare, a creare quelle condizioni ideali per fare in modo che il nostro terreno, che è un organismo vivente, abbia un'attività microbica molto elevata, che poi equivale alla fertilità. Dicevo, ci sono anche molti modi per creare la pacciamatura. Obiettivamente in un piccolo orto forse la soluzione migliore è quella di utilizzare la paglia, ma quando un orto come in questo caso è di medie dimensioni, purtroppo l'utilizzo della paglia diventa antieconomico e difficilmente anche gestibile, proprio perché comunque la paglia, essendo un materiale organico che tende a decomporsi, bisognerebbe veramente avere tantissime quantità a disposizione e andarlo a rimettere volta per volta nel terreno. Quindi io utilizzo i teli della pacciamatura, quelli in materiale plastico. Ho provato tra l'altro più di una volta quelli biodegradabili, però vi dico la verità, sono anch'io molto attento all'impatto diciamo sull'ambiente, ma io non mi ci trovo bene perché comunque come li guardi, come dico io, si rompono praticamente subito. Quindi preferisco magari gestirli bene ma utilizzare quelli di plastica. Allora vi volevo far vedere intanto due situazioni diverse. Vi faccio vedere in questa parte di orto, nel filare sono passato con una certa periodicità con il sarchiatore, quindi cercando di mantenere sempre pulito lo spazio tra un filare e l'altro. Dove non sono passato diciamo con questa periodicità ho approfittato, come in questo caso, per andare a mettere le foglie, diciamo quelle secche, quelle morte
a mo' di pacciamatura, proprio per evitare che le infestanti, diciamo, prendessero il sopravvento. Come però non hai queste accortezze, ed in questa parte dell'orto la situazione è più evidente, tra l'altro io non so come mai, ma questa parte di orto è veramente, diciamo, invasa dalle infestanti. Ecco, la situazione è questa. Quindi qual è la grossa difficoltà? La grossa difficoltà è andare adesso a togliere il telo, che vi faccio vedere in questo caso. Allora mi aiuto un attimo così. Ok, quando io vado a levare il telo in questo modo, tutte queste infestanti che si sono formate sopra mi rendono difficile questa operazione, mi rendono veramente difficile questa operazione, perché il telo tende a strapparsi in 1000 pezzi, quindi la situazione è un po' complicata. Quindi vi faccio vedere come faccio io in queste situazioni, ma siccome non sono un professore, se qualcuno di voi utilizza un altro metodo, ben venga, me lo scriva nei commenti, così magari lo provo o proverò anche quello. Allora, l'operazione che faccio è questa. Innanzitutto mi aiuto con un decespugliatore. Il decespugliatore mi serve principalmente per andare a pulire, quindi tagliare innanzitutto le piante che sono rimaste. Qui in questo caso ho una cicoria che comunque ho già tagliato diverse volte, si sta imbastardendo, quindi non posso raccogliere ulteriormente, e soprattutto mi va a liberare le erbacce. Ma vi faccio vedere che così facciamo prima. Metto i bernardoni, anzi, visto che sono nuovi, gli levo anche la plastichetta, ok, e vai, e cominciamo. Allora, eccoci qua. Una volta che abbiamo, anzi che ho tagliato le piante che stanno sopra, mi aiuto e faccio il secondo passaggio con questa scopa, anzi sto mega scopettone, insomma. Qual è anche in questo caso l'obiettivo? L'obiettivo è andare a togliere il più possibile i residui tagliati dal telo. E questo perché quando andrò a levare il telo, meno materiale c'è sopra, meno peserà il telo, quindi meno anche, tra l'altro, problemi ci avrò sulla schiena, e l'operazione sarà molto molto semplice. Per farvi vedere come si usa fare nei vari programmi televisivi di cucina, io ho già portato avanti il lavoro, e quindi vi faccio vedere, una volta preparato, diciamo, tutto, la situazione si presenta così, quindi piuttosto pulito il telo, quindi più puliamo e più sarà facile poi andare a esportare il telo, evitando soprattutto le rotture. Allora, da una parte bisognerà cominciare. Allora, guardate quanto diventa semplice anche per uno come me, che insomma ha non pochi problemi con la schiena. È un'operazione che riesco in questo modo a fare da solo, ok? Basta che faccio così. Qui guardate, qui c'è la terra che io metto ogni 2 metri, e quindi questo un pochino mi crea un pochino di problemi. Però una volta che mi porto verso l'esterno e quindi che la terra esce fuori dal telo, andarlo ad asportare è una passeggiata. Eccolo qua, guardate quanto è semplice togliere il telo quando abbiamo effettuato queste lavorazioni. Vi faccio vedere anche come si sono formate le radici. Il terreno adesso è molto bagnato, molto, vedi, guardate che ho trovato in diretta, spettacolo, un lombricone. Questo è il lombrico terrestre,
quindi da non confondere con l'Eisenia fetida e l'Eisenia andrei, che sono molto più piccoli e sono quelli che utilizziamo per produrre l'humus di lombrico, ma questo comunque è sinonimo che il nostro terreno è in salute. Loro infatti contribuiscono a degradare la sostanza organica che rimane, ecco, depositata nel terreno tra una coltura e l'altra, andando a arricchire in maniera naturale il nostro terreno di quegli elementi che servono alle piante per crescere sane e forti e soprattutto per aiutare le piante ad essere in maniera naturale più resistenti alle malattie fungine. Quindi mi raccomando, quando trovate questi esemplari nel terreno abbiatene cura, lo mettiamo da una parte e niente. Bene ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto e spero di cuore che questa puntata vi possa essere utile e rinnovo l'invito che se volete condividere con me anche i vostri metodi, sicuramente avrò anche io molto da imparare. Non mi dilungo ulteriormente, da me e Lana per oggi è veramente tutto. Un caro saluto e niente, noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici appuntamenti. Ciao! Quasi mi dimenticavo l'aspetto più importante. Signori, questo è un materiale plastico altamente inquinante, quindi dobbiamo smaltirlo nella maniera più corretta possibile. Quindi se lo tiriamo via dal nostro orto, intanto ottimizziamo gli spazi andandolo magari a rotolare il più possibile e mettiamolo nella raccolta differenziata o andandolo a portare magari in centri di recupero della plastica. Quindi adesso è veramente tutto. Ciao!